Oggi ci addentriamo in una storia che ha davvero dell'incredibile. Parliamo di fede, di conflitti, di orgoglio. Una saga che coinvolge due figure centrali del primo pentecostalismo italo-americano, Luis Francescon e Giuseppe Petrelli. Esatto, una relazione che è un vero e proprio ciclo. Inizia con un'unione spirituale fortissima, precipita in un conflitto dottrinale devastante e poi, in modo del tutto inaspettato, arriva a una riconciliazione. Per raccontarla abbiamo un sacco di materiale, vero? Lettere, documenti, ricerche accademiche. Sì, e il nostro obiettivo è proprio capire come l'interazione tra queste due personalità, così diverse, così forti, abbia plasmato un intero movimento religioso. E le lezioni forse stanno più nelle divergenze che nelle affinità. Partiamo proprio da loro, perché sono due profili quasi opposti. Completamente. Da una parte abbiamo Luis Francescon, L'uomo d'azione. il pioniere, sì, un pragmatico, uno che si sporcava le mani, focalizzato sull'espansione, sul mantenere tutto semplice, come alle origini. E dall'altra parte? Il suo esatto contrario, Giuseppe Petrelli, l'intellettuale, il pensatore, Un profilo accademico quasi. di altissimo livello. Era giurista, giornalista, scrittore e poi un poliglotta incredibile. Le fonti dicono che parlasse 8 lingue, compresi greco ed ebraico biblico. Roba da non credere. Faccio fatica a immaginarmeli nella stessa stanza. L'uomo con gli stivali nel fango e l'accademico. Cos'è che li ha uniti? Il collante è stata un'esperienza spirituale che per loro ha ribaltato tutto. Il battesimo nello Spirito Santo. Esattamente. Il cuore pulsante del pentecostalismo. Francescon lo sperimenta nel 1907, un evento che praticamente dà il via al movimento tra gli italiani d'America. E Petrelli? Petrelli, che era già un pastore battista molto rispettato, vive la stessa identica esperienza 8 anni dopo, nel 1915. E questa esperienza condivisa azzera le differenze. Le scavalca, li porta entrambi a rifiutare le strutture rigide delle loro chiese. Niente più gerarchie, niente più titoli come reverendo, volevano tornare alla semplicità del Nuovo Testamento. Un reset totale. Una base comune fortissima, quindi. Eppure, a un certo punto queste fondamenta hanno iniziato a tremare. E a tremare forte. Dobbiamo andare a Chicago per capire cos'è successo. La chiesa italiana lì era una specie di polveriera. Cioè, c'erano già tensioni prima di questa storia. Assolutamente. Si discuteva animatamente su tutto. L'osservanza del sabato, della domenica, se il parlare in lingue fosse l'unica prova del battesimo spirituale. Un ambiente, diciamo, molto carico. Si sente un fervore pazzesco, una sincerità di fondo, ma forse anche una certa rigidità, no? Hai centrato il punto. C'era questa grande sincerità, ma anche l'incapacità di gestire un'interpretazione diversa dalla propria, senza vederla come un attacco, un tradimento. E in un clima così basta una scintilla. Basta una scintilla, e la scintilla è arrivata. E qui la storia subisce un'accelerazione improvvisa. Decisamente. Il punto di rottura, l'elemento che ha spaccato tutto, è un singolo versetto della Bibbia. Un solo versetto? Sì, Atti degli Apostoli, capitolo 15, versetto 29. Lì gli apostoli scrivono ai nuovi credenti non ebrei di astenersi da alcune cose, tra queste dal sangue e dagli animali soffocati. Ok. La domanda che ha incendiato gli animi era: questa è una regola eterna, valida per tutti i cristiani di ogni tempo, o no? E per loro non era una discussione accademica, era una questione di obbedienza a Dio. La posta in gioco era altissima. Altissima. E su questo viene interpellato Petrelli. La sua fama di studioso era enorme, la sua parola pesava e la sua risposta, è stata una bomba. Cosa ha detto? Ha detto che quella norma non era una legge universale e perpetua, ma un compromesso storico temporaneo. In parole povere, ragazzi, calma. Quella regola serviva 2000 anni fa a Gerusalemme per mantenere la pace tra ebrei e gentili. Non è stata scritta per noi, oggi a Chicago. E questo ha senso. Perfetto. È esattamente quella che oggi chiamiamo ermeneutica contestuale, analizzare il testo nel suo contesto. Ma per i suoi oppositori a Chicago. Suonò come un'eresia. Esatto. Ma c'era solo questo o c'era dell'altro sotto? Immagino di sì. C'era molto altro. Le fonti, soprattutto un testimone dell'epoca, Stefano Testa, ci raccontano di una certa gelosia. Ah, ecco. Sì,
Alcuni anziani della Chiesa di Chicago mal sopportavano la troppa cultura di Petrelli, la sua popolarità crescente. Erano invidiosi, in pratica. Quindi la sua risposta su Atti 15 è stata il pretesto perfetto. Il pretesto perfetto. Ha unito tutti i suoi oppositori. Non era più solo teologia, era diventata una lotta di potere. Abbiamo anche una lettera del 1921 di un certo J. Beretta a Peter Menconi. Che era uno degli anziani di Chicago, giusto? Esatto. E in questa lettera Beretta si lamentava già delle perturbazioni causate dalla dottrina di Petrelli. La tensione era nell'aria da anni. Ok, quindi abbiamo le fazioni che si formano, le lettere che volano. È chiaro che la situazione stava per esplodere. Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Il punto di non ritorno è tra il 1925 e il 1926. La congregazione di Chicago si spacca in due. Proprio due gruppi distinti. Sì, da una parte gli avvestinenza, cioè quelli dell'astinenza, con a capo Francescon. Dall'altra i libertà, guidati dall'anziano Peter Menconi, che seguiva la linea di Petrelli. E il dialogo finisce. E inizia la guerra di circolari, lettere infioccate che volavano da una parte all'altra piene di accuse. Una guerra combattuta con carta e penna. Che precede lo scontro fisico, quasi. Gennaio 1926. La situazione precipita. In una riunione tesissima, nel seminterrato della chiesa, Francescon dà un ultimatum a Menconi. O con me o contro di me. In pratica sì, o ritratti la tua posizione su Atti 15 o sei fuori. Menconi ovviamente rifiuta. E si arriva al giorno della rottura definitiva. Il 4 aprile 1926, una domenica mattina. Immagina la scena. Peter Menconi sale sul pulpito e annuncia a tutti: Louis Francescon non predicherà più qui. Con Francescon presente in sala. Certo. E lì, in mezzo alla gente, si alza in piedi e risponde a gran voce che non può rinunciare alla scrittura. E cosa succede? Il caos totale. Le fonti dicono che qualcuno nel panico ha spento le luci. Hanno spento le luci. Sì, buio pesto in chiesa. La gente urlava, cercava di scappare. La divisione era diventata fisica, reale, consumata nel buio. Una scena assurda. E immagino che dopo non si sia notati la mano. Tutt'altro. Da lì è iniziata una battaglia legale terribile, durata 7 anni, fino al 1933. 7 anni di tribunale. E di dispetti velenosi. C'era un accordo iniziale per dividere i beni. L'edificio a Menconi, $7.000 a Francescon. Ma salta tutto. E inizia la guerra. Una guerra di logoramento. Pensa che ci fu una finta vendita dell'edificio per $10 solo per bloccare la controparte. Minacce di chiamare la polizia. Addirittura si rifiutavano di accendere il riscaldamento quando toccava all'altro gruppo usare la chiesa. Un livello di astio incredibile. E questa divisione è rimasta un caso isolato a Chicago. No, purtroppo è diventata un modello. Si è replicata ovunque ci fossero comunità italiane. Toronto, Syracuse e persino in Sud America, a San Paolo, a Buenos Aires. La stessa identica spaccatura. Sempre sulla stessa questione. E il gruppo di Francescon a quel punto si organizza. Nel 1927 a Niagara Falls fanno una conferenza. E immagino che Petrelli e i suoi non fossero invitati. Neanche per sogno. Lì mettono nero su bianco i loro principi, con Atti 15 al centro. Di fatto creano una nuova organizzazione e tagliano fuori tutti gli altri che da quel momento vengono chiamati in modo dispregiativo mangiasangue. E qui la storia prende una piega ironica, per non dire altro. Mentre Francescon costruisce questa organizzazione, Petrelli, il suo avversario, cosa ne pensava delle organizzazioni ecclesiastiche? E questa è la parte più incredibile. Petrelli era visceralmente, totalmente contrario a qualsiasi organizzazione formale. Aspetta, com'è? Per lui ogni singola chiesa locale doveva essere autonoma, guidata solo dallo Spirito Santo. Nessuna struttura, nessuna gerarchia sopra la congregazione locale. Ma allora l'uomo accusato di aver tradito la dottrina, in realtà sull'organizzazione della Chiesa la pensava come Francescon all'inizio. Esattamente. Anzi, la sua visione della Chiesa era molto più vicina al pensiero originale di Francescon di quanto non fosse l'organizzazione che Francescon stesso stava creando in quel momento. È un'ironia amarissima. E non è l'unica, a quanto pare, perché il paradosso si completa anni dopo. Si completa in modo perfetto. Arriviamo alla fine degli anni 30.
L'organizzazione di Francescon è cresciuta, è diventata la CNCA, The Christian Church of North America. E indovina un po', con chi inizia a scontrarsi Francescon? No, non mi dire. Con i leader della sua stessa organizzazione. Proprio con loro. Inizia una nuova guerra di circolari, ma questa volta contro i suoi. Per quale motivo? Per la stessa identica ragione per cui Petrelli era stato messo all'angolo 20 anni prima. Francescon si opponeva all'eccessiva organizzazione, all'autorità centrale che stava, a suo dire, soffocando le chiese locali. Stava difendendo i principi di Petrelli. Fermati un attimo, perché questo è quasi incredibile. Francescon, dopo una vita passata a costruire un movimento basato su una certa rigidità dottrinale, rompe con la sua stessa creatura per difendere l'autonomia locale, l'idea del suo nemico. Incredibile ma vero. E mentre questo conflitto interno matura, il mondo fuori cambia. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. E questo cosa c'entra? C'entra perché dall'Italia iniziano ad arrivare notizie di persecuzioni contro i pentecostali. Questa sofferenza comune crea un'ondata di solidarietà e un desiderio di unità per poter mandare aiuti. Il dolore che supera le divisioni. E questo porta alla famosa riconciliazione. Proprio così. L'incontro che nessuno si aspettava più avviene a Chicago nel novembre del 1943. 20 anni dopo la rottura. Quasi. Alcuni anziani rispettati da entrambe le parti lo mediano con grande cura. E così Francescone e Petrelli si ritrovano faccia a faccia, parlano e si riconciliano. Le fonti parlano di un abbraccio fraterno. Un gesto potentissimo. Ma fu una riconciliazione solo personale o anche istituzionale? È un punto cruciale. Fu una riconciliazione personale. Si perdonarono a vicenda per le ferite, per le accuse. Ma i due gruppi, le due organizzazioni, rimasero distinte. Però fu un primo passo fondamentale, umano. Ha aperto una porta, senza dubbio. Infatti l'anno dopo, nel 1944, la comunione tra i due gruppi viene restaurata ufficialmente e la questione del sangue, la scintilla di tutto, smette di essere un punto formale di divisione. E fa una certa impressione leggere cosa scrive Petrelli di Francescon anni dopo questo incontro, nel 1948. Nonostante tutto, È una lettera straordinaria, sì. Dopo aver elencato tutte le loro divergenze teologiche e non, Petrelli chiude con una frase che lascia senza fiato. quale? Scrive: «Se io non avessi ministero e dovessi appartenere a un gruppo, in fin dei conti preferirei Francescon, santo uomo». Santo uomo. Chiamare santo l'uomo che di fatto ti aveva messo ai margini per 20 anni. Questo dice tutto sulla statura di Petrelli. E alla fine la storia gli ha dato ragione. Sì, ed è questo che chiude il cerchio. Le ricerche storiche più recenti, quelle di studiosi come Kiyu Asa e Carmine Napolitano, hanno scagionato Petrelli. In che senso? Hanno dimostrato, documenti alla mano, che non fu lui a causare la divisione. Fu il capro espiatorio perfetto per una lotta di potere che già esisteva nella Chiesa di Chicago. Una riabilitazione storica completa. Ma quando sembra tutto finito, c'è ancora un ultimo incredibile colpo di scena. L'ironia finale, la più grande di tutte. Nel 1949 la CCNA, l'organizzazione di Francescon, fa il passo definitivo. E cioè? Si registra legalmente come una denominazione religiosa, con uno statuto, un direttivo, una struttura formale in tutto e per tutto. E per Francescon questo è inaccettabile. È la goccia che fa traboccare il vaso. Proprio così. Lui, fedele alla sua riscoperta convinzione sull'autonomia, contrario a ogni struttura umana che potesse interferire con la guida dello spirito, fa una cosa impensabile. Lascia la CCN. Esce dalla sua stessa creatura, abbandona l'organizzazione che lui stesso aveva fondato, seguito da molte chiese che gli rimasero fedeli, creando un'altra divisione. Quindi fammi ricapitolare. L'uomo che aveva guidato lo scisma per una questione dottrinale, ora rompe con la sua stessa organizzazione, per lo stesso identico principio di autonomia congregazionale che Petrelli aveva sempre difeso. e per cui Petrelli era stato emarginato. Esatto, è il paradosso finale e definitivo di tutta questa storia. Che cosa ci lascia alla fine questo racconto? È una storia di due leader uniti da una fede potentissima, separati da uno zelo che forse è diventato rigidità e che alla fine ritrovano la pace personale,
ma lasciano dietro di sé divisioni istituzionali che sono durate decenni. L'impatto di quello scisma fu enorme. Creò quello che loro chiamavano un cattivo testimonio, una perdita di credibilità verso l'esterno. E forse proprio il trauma di quella rottura ha spinto le generazioni successive a cercare sicurezza nell'istituzione, nell'organizzazione, per evitare altre crisi. Una scelta comprensibile, ma con un costo. Forse sì. Forse il costo è stato sacrificare un po' di quella spontaneità e di quella cultura del dialogo che, paradossalmente, avrebbero potuto evitare il disastro fin dall'inizio. E questo ci lascia con un pensiero, una domanda aperta. Come sarebbe potuta essere diversa questa storia se la cultura del dialogo paziente, della comprensione reciproca e della carità che Petrelli invocava in uno scritto del 1930 avesse prevalso fin da subito sulla rigidità interpretativa e sulle lotte di potere? È un invito a riflettere su quell'equilibrio difficilissimo tra la forza delle proprie convinzioni e la capacità di ascoltare e comprendere chi la pensa diversamente.